Nel pomeriggio del 30 marzo 1282, un singolo gesto di ribellione incendiò un'intera isola. Palermo, cuore pulsante della Sicilia medievale, si sollevò contro i dominatori francesi, dando inizio a uno degli episodi più epici e decisivi della storia europea. I Vespri siciliani. Una rivolta che non fu solo sangue e violenza, ma la scintilla di un sogno di libertà e autonomia mai visto prima. Per comprendere i Vespri bisogna tornare indietro di decenni. Nel 1250 moriva Federico II di Svevia, sovrano illuminato che aveva dato prestigio e autonomia alla Sicilia. Le sue spoglie riposano nella cattedrale di Palermo, avvolte in manti preziosi. Ma la sua morte segnò l'inizio di un lungo declino. Il papato filo-francese concesse il regno di Sicilia a Carlo d'Angiò, che impose una dominazione straniera, dura e oppressiva. Manfredi, figlio naturale di Federico, tentò di resistere ma fu sconfitto e ucciso a Benevento nel 1266. Corradino, ultimo erede degli Svevi, venne decapitato nel 1268, cancellando ogni residuo di potere normanno svevo. Come racconta lo storico Pietro Giannone. La Sicilia cadde sotto un giogo straniero, e il popolo fu oppresso da tasse insostenibili, vessazioni e soprusi, senza distinzione di ceto o sesso. Carlo d'Angiò affidò i feudi ai baroni francesi, che sfruttarono senza pietà la terra e la gente. Palermo perse il suo prestigio, Napoli divenne la capitale, e i siciliani sentirono il peso di una dominazione estranea, arrogante e crudele. Il divieto di portare armi, l'umiliazione pubblica, le tasse assurde, la brutalità dei soldati stranieri accrebbero il malcontento. Il governatore proibì perfino di portare armi durante le funzioni religiose, un affronto insopportabile per la nobiltà palermitana. Il popolo serbava rancore, e la tensione era pronta a esplodere. Era il pomeriggio del lunedì dell'Angelo, 30 marzo 1282. I palermitani, come da tradizione, si ritrovavano fuori città per festeggiare la Pasquetta, vicino alla chiesa di Santo Spirito. Ma qualcosa cambiò all'ora del vespro, intorno alle 4. Secondo la leggenda, un soldato francese, chiamato Droetto o Droghetto, molestò una giovane donna. Il marito o un giovane intervennero, strappando la spada al soldato e trafiggendolo. Quella scintilla diede il via a una rivolta che presto si trasformò in una carneficina. Morte i francesi! Mora, Mora, gridava la folla inferocita, scagliandosi contro gli invasori. La rivolta dilagò in tutta la Sicilia, spazzando via il dominio angioino in un turbine di sangue e fuoco. Ma i Vespri non furono solo una rivolta popolare. Furono l'espressione di un nuovo ideale politico, la Comunitas Sicilie, un sogno di uno Stato siciliano autonomo, basato su basi repubblicane. Palermo e altre città si dotarono di statuti comunali, eleggendo capitani del popolo come Ruggero Mastrangelo, e immaginando un futuro libero dal giogo straniero. Lo storico Franco Cardini descrive questo momento come un'eccezionale pagina di autodeterminazione popolare nel Medioevo europeo, che anticipa molte lotte future per la libertà. Tuttavia, senza il sostegno del papato, i siciliani furono costretti a chiedere aiuto a Pietro III d'Aragona, che fu accolto e incoronato re di Trinacria, segnando l'inizio della dominazione spagnola. I Vespri siciliani rimangono un simbolo eterno della tempra, del coraggio e della voglia di libertà dei siciliani. Una rivolta che partì dal popolo, che sfidò un impero e cambiò il destino di un'isola. Come scrisse il poeta Giovanni Meli. La Sicilia ha nel sangue il fuoco della libertà, che nessun tiranno potrà mai domare. Se questa storia ti ha affascinato, se vuoi scoprire altri misteri e pagine epiche della nostra terra, iscriviti al canale. Metti mi piace e condividi questo video con chi ama la vera storia. La Sicilia ti aspetta, con le sue leggende, i suoi eroi e il suo spirito indomito.